Cari amici e care amiche di Twin Peaks soprattutto, buonasera. Come potete vedere, indosso due elementi che fanno parte del buon David Lynch. Per quanto riguarda il primo soprattutto relativamente a questo ultimo periodo, cioè gli occhiali da sole, i miei ovviamente sembrano richiamare di più quelli di Neo in Matrix, ma fondamentalmente sono comunque sempre occhiali da sole e ovviamente li utilizzo scherzosamente anch'io, richiamando appunto a lui e a David per la questione della funzione degli occhiali, cioè che dovrebbero servire a vedere nel futuro, comunque augurandosi che il futuro possa essere migliore. Io tutto questo cambiamento non lo vedo, cioè pensando appunto alla situazione che stiamo attraversando. Poi per quanto riguarda il secondo invece il colletto e la camicia chiuso, e qui vi interrogo nel senso che io ho cercato da tutte le parti possibili ma non l'ho trovato, cioè non ho capito perché in effetti lui indossa, lui appunto è solito a mettersi il colletto della camicia, a mettere il colletto della camicia chiuso, e se qualcuno che sicuramente è in grado di dirmelo sarei ben lieto perché in qualche modo da tempo che sto cercando queste informazioni, quindi se qualcuno me lo dice ben venga. Detto questo vi faccio vedere un attimo un'immagine che è questa immagine che avete appena visto, lo spartito di Dance of the Dream Man, appunto di Angelo Badalamenti. Perché questa foto? Perché, per chi non lo sapesse, ma ne dubito fortemente, oggi il nostro nano, alias Michael J. Anderson, compie 67 anni. E quindi il brano, il video, è tutto dedicato a lui, ma c'è anche un ma, e cioè che ieri è stato il compleanno anche di un'altra personcina un po' così, insomma. Questo mi rivolgo soprattutto ai napoletani, quindi ai tifosi del Napoli. Insomma, è il compleanno della Mano di Diaz, il Pibe de Oro, tutti gli altri soprannomi possibili e immaginabili che gli sono stati dati nel corso della sua carriera e del tempo, cioè il compleanno di Diego Armando Maradona, che ieri appunto ha compiuto 60 anni. In certo senso io lo dedico anche a lui il brano perché non volendo c'entra, perché secondo me anche lui danzava, cioè faceva un certo tipo di danza, sapeva danzare a modo suo, e sarei curioso appunto di sapere se lui effettivamente saprebbe in qualche modo danzare anche con in sottofondo questa musica. Io credo proprio di sì, e insomma bisognerebbe contattarlo per sapere se tutto questo sarebbe possibile da realizzare, ma io credo di sì, nonostante anche la sua età, 60 anni, appunto il peso, soprattutto, ingrassato ancora di più, ma anche altri problemi ovviamente, ma io sono convinto che lui in qualche modo saprebbe lo stesso danzare. E io in qualche modo, per quanto riguarda l'esecuzione, ho fatto il brano, ho suonato il brano, cioè suono il brano in qualche modo in maniera completa, perché generalmente qui c'è lo spartito, ma lo spartito riguarda solo il primo minuto e mezzo, primo minuto e 40, e quindi chi suona il brano, chi l'ha imparato, in genere suona il brano così come nello spartito. Io sì, lo suono in questa maniera, ma ho aggiunto e quindi ho imparato da solo, personalmente, anche l'altra parte che si sente del brano, che nella totalità dura 3 minuti e 40. E quindi l'ho imparata con il mio metodo solito, non so se qualcuno lo sa, ma ascoltandola molte volte appunto d'orecchio, moltissime volte, e quindi ho imparato anche la seconda parte col sassofono. Quindi perdonate un po' gli errori che ci possono essere, ma saranno soprattutto errori dovuti all'emozione, ma detto questo, come direbbe il nano, let's rock! Andiamo.
Let's rock!